Il messaggio nascosto di Capodanno di Demet Özdemir ha incendiato il web. Una sola immagine ha fatto parlare tutti, e non per caso. Benvenuti su Mania delle serie turche. Prima di entrare nei dettagli, se vi piacciono le storie dietro le quinte del mondo dello spettacolo, iscrivetevi e sostenete il canale. Qui si racconta ciò che altri sfiorano soltanto. La notte di San Silvestro, mentre le luci delle feste esplodevano in ogni città e le coppie postavano foto studiate alla perfezione, Demet Özdemir ha scelto una strada diversa. Nessun tappeto rosso, nessuna cena d'albergo con flash accecanti. Ha brindato a casa, con le persone di sempre, in una serata privata, calda, curata, ma anche piena di segnali che non sono passati inosservati. E se fino a pochi giorni fa si sussurrava che tra lei e Can Yaman potesse esserci un ritorno di fiamma, quella notte ha rimesso tutto in prospettiva. Perché? Cosa è realmente successo in quelle ore? Perché le voci d'amore si sono sciolte come neve al sole? E come ha risuonato, tra addetti ai lavori e fan, quella frase spiazzante, il mio cuore è vuoto? E poi la sorpresa musicale, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un gesto tenero e potentissimo, capace di raccontare molto più di qualsiasi smentita. Se siete pronti, andiamo a fondo. Demet Özdemir ha varcato la soglia del 2026 con un cuore dichiaratamente vuoto ma una luce interiore che non lascia spazio a dubbi. Mentre il mondo cercava l'abbraccio perfetto da immortalare a mezzanotte, lei ha preferito rimanere nel suo porto sicuro, lontano dal rumore, in compagnia di amici veri e familiari. Nessuna apparizione calibrata, niente look urlati, solo un'eleganza pulita, domestica, e un'energia serena che traspariva anche dagli scatti rubati dagli invitati. La casa profumava di mandarini e cannella, la musica correva in sottofondo, e ogni dettaglio sembrava studiato per una festa piccola ma piena di significato. Il particolare che ha acceso il dibattito è stato limpido. In quelle foto non c'era la persona speciale. Nessuna mano intrecciata, nessun brindisi in due. E poiché il nome che circolava ovunque era uno solo, Can Yaman, l'assenza è diventata un messaggio più eloquente di 1000 parole. Non fraintendiamoci, il loro legame, nel bene e nel difficile, è materia di immaginario collettivo. Si sono incrociati, allontanati, ritrovati negli sguardi di chi li guarda da anni come se fossero l'eco di una storia che non smette mai davvero. Ma quella notte la sceneggiatura non ha previsto nessun colpo di teatro. Fonti vicine alla cerchia di Demet raccontano che, più volte, con il sorriso calmo di chi ha deciso, lei abbia ripetuto ai presenti che adesso il suo cuore è completamente vuoto. Non è un vuoto amaro, non è un'assenza gridata. È una scelta. Una stanza sgombra in cui entra luce nuova. Ed è stata proprio questa semplice dichiarazione a mettere in pausa le fantasie sul ricongiungimento con Can Yaman, alimentate nelle settimane precedenti da indizi letti e riletti all'infinito. Vale la pena chiedersi come si fosse arrivati fin lì. Negli ultimi mesi, ogni scatto di Demet, ogni like, ogni parola fuori posto veniva interpretata come un segnale. A volte si bisbigliava il nome di un collega, altre volte quello di un amico musicista. Ma il filo comune riportava sempre al confronto con Can Yaman, il partner che in molti continuano a immaginare come un destino sospeso. Nessuna conferma, nessuna smentita plateale. Solo silenzio. E nella notte più attesa dell'anno, quel silenzio ha finalmente preso forma, diventando una frase limpida e quasi liberatoria. Per i cronisti mondani è stato il dettaglio decisivo, non c'è posto, ora, per un grande amore. Non perché l'amore non esista, ma perché la donna che ha parlato stava scegliendo altro. I social sono esplosi. Ogni fotogramma condiviso dagli amici è stato visto, rivisto, ingrandito. Non solo l'abito, non solo la tavola, non solo le canzoni in sottofondo. Gli utenti cercavano soprattutto ciò che non c'era. Perché è sola? È diventata la domanda del momento. Sola, davvero? Oppure lucidamente concentrata? C'è chi ha esultato, leggendo in quella postura un atto di forza, l'ennesimo capitolo di una Demet Özdemir capace di guidare la propria vita come guida un ruolo complesso. E c'è chi, inevitabilmente, ha voluto incastrare la serata in una narrazione più romantica,
chiedendosi se l'assenza di Kenyoman fosse un segno di distanze ormai definitive o, paradossalmente, il necessario silenzio prima di un nuovo inizio. Nel frattempo, il profilo di lui mostrava solo frammenti di lavoro e disciplina, palestra, set, tappe frenetiche. 2 strade parallele, senza incroci apparenti, almeno per quella notte. Guardando agli ultimi 12 mesi, la scelta appare coerente. Dime Özdemir ha imboccato un sentiero artistico più rischioso, lontano da cliché e scorciatoie, personaggi stratificati, emozioni che non cercano l'applauso facile, una maturità che si sente in ogni intervista, in ogni pausa. E in controluce si intravede anche la traiettoria di Can Yaman, proiettato su progetti internazionali, su routine che chiedono rigore e testa, su un'identità professionale affinata e sempre più autonoma. Laddove il gossip cerca l'abbraccio, loro sembrano rispondere con il lavoro. E questo sposta il baricentro. La domanda non è più stanno insieme, ma che cosa stanno costruendo? Poi, quando la serata sembrava avviata a spegnersi tra il fruscio dei brindisi tardivi, è arrivata la sorpresa. Dimet ha preso un microfono. Non c'erano annunci, nessuna scaletta. Ha lasciato che la stanza si fermasse e ha regalato una canzone che nessuno aveva mai ascoltato prima. Poche note, una melodia che sembrava venire da un posto molto preciso, e parole scandite con una calma che, a chi le conosce bene, è apparsa come la pace dopo una lunga corsa. Alcuni invitati hanno registrato quegli istanti, ma la vera scossa è arrivata all'alba, quando il brano è comparso su YouTube. Niente teaser, niente countdown, solo la canzone che mostrava la strada della sua nuova stagione interiore. Il testo? Nessuna vendetta, 0 allusioni dirette, nessun addio pronunciato per ferire. Dentro c'erano rinascita, pazienza, la scoperta di rimanere in piedi quando tutto invita a sedersi, e quel tipo di solitudine che non è un deserto, ma un giardino da curare. Naturalmente, qualcuno ha provato a leggerci un messaggio per Can Yaman. Fa parte del gioco. Ma più di un commentatore esperto ha sottolineato come quelle frasi somigliassero piuttosto a una lettera scritta a se stessa. Un promemoria, una mappa. Forse proprio per questo il pezzo ha colpito così tanto. Non implorava, non accusava, non chiedeva consenso. Affermava. E basta. Le reazioni sono state immediate. Questa non è solitudine, è forza, ha scritto una fan, raccogliendo migliaia di mi piace. Senza amore, ma piena di luce, ha aggiunto un altro. È il suo lavoro più sincero, qui finisce un'epoca e ne inizia un'altra, parole che si somigliano, che si cercano, che compongono un coro. E in quel coro c'era anche un eco inevitabile, chissà se Can Yaman l'ha ascoltata. Una curiosità naturale, priva di malizia. Perché i due, volenti o nolenti, continuano a parlare l'uno all'altra attraverso il modo in cui hanno imparato a stare al mondo, con disciplina, talento, pudore pubblico e tempeste private gestite in silenzio. Intanto, nel circuito del pettegolezzo qualcosa è cambiato. Per lungo tempo, quando circolava il nome di Dimet Özdemir, subito comparivano titoli su amori, nozze, separazioni. Oggi, sempre più spesso, la prima domanda riguarda i copioni, la seconda la musica, la terza i confini che ha intenzione di superare. E, per paradosso, accade lo stesso quando si sussurra di Can Yaman. Qual è la prossima sfida? Su quale set lo vedremo? Come evolverà la sua impronta internazionale? Ecco il punto. Dove altri si fermano alla curiosità di coppia, il pubblico, lentamente, sta imparando a leggere 2 percorsi creativi che non hanno bisogno di un finale romantico per essere significativi. Mettiamo allora in fila il quadro che la notte di Capodanno ha restituito. Una festa piccola, accudita. L'assenza eloquente di un partner. Una frase che taglia tutte le interpretazioni, il cuore, ora, è vuoto. E una canzone che non cerca destinatari esterni, perché nasce come bussola personale. Tutto questo ha il sapore del reset. Non un gesto contro qualcuno, ma un gesto a favore di sé. È per questo che l'attenzione resta altissima. Dimet Özdemir si è messa al centro della sua traiettoria. Can Yaman, dal canto suo, ha blindato routine e orizzonti. 2 fuochi che brillano,
separati, nella stessa costellazione. Per i romantici incalliti è una provocazione. Per chi osserva senza pregiudizi, è l'evoluzione naturale di due artisti che, proprio perché hanno condiviso un pezzo di strada, hanno imparato quanto sia necessario scegliere, a volte, la solitudine fertile. La notte che non racconta troppo ma dice tutto è esattamente questa: non c'era una storia d'amore da esibire, ma c'era equilibrio. Non c'era un colpo di scena, ma c'era un senso. E soprattutto c'era la postura morbida e decisa di una donna in pace con se stessa e di un uomo che, altrove, fa lo stesso con strumenti diversi. Tra le pieghe di questo silenzio si sente il rumore di cose che crescono. C'è un'immagine, tra tutte, che merita di rimanere. Dimet, seduta sul bracciolo del divano, il microfono stretto tra le dita, lo sguardo raccolto. Intorno, l'eco di un brindisi tardivo, una risata che scoppia in cucina, il rumore dei messaggi che arrivano a raffica. Nessuna dichiarazione, nessun nome. Eppure, in quella posizione, c'era una frase nitida: sono qui. Non per spiegare, ma per essere. È il motivo per cui, alla fine, la serata è diventata il trend più caldo dei social nonostante l'assenza di foto di coppia. Perché il controllo che ha mostrato sulla propria narrazione vale più di qualsiasi smentita. È stata la notizia della notte. Dimet Özdemir e Can Yaman ci sono, ognuno intero nella propria traiettoria, e proprio per questo, agli occhi di chi guarda, restano inevitabilmente collegati. Cosa succederà adesso? Il nuovo anno promette progetti più grandi, ruoli più profondi, palchi inediti. Le agende parlano di set impegnativi, di trasferte, di energie incanalate con precisione chirurgica. Se davvero quella canzone è l'inizio di un capitolo e non l'epilogo, lo scopriremo presto. E se davvero quel cuore vuoto è uno spazio da difendere per far crescere il resto, sarà il tempo a dirlo. In fondo, la domanda che vibra non è soltanto torneranno mai a incrociarsi, ma quale forma prenderà l'incontro con se stessi che ognuno dei due sta coltivando. È la trama più interessante, anche per chi ama le fiabe. A volte il lieto fine non è la coppia, è la persona che diventa intera. E adesso tocca a voi. Credete che il cuore di Dimet Özdemir sia davvero vuoto o che stia semplicemente facendo spazio al meglio? Pensate che quella canzone sia un regalo estemporaneo o il segnale chiaro di una nuova era? E questo silenzio tra lei e Can Yaman vi sembra una pausa definitiva o la calma prima della tempesta? Scrivetelo nei commenti. Mettete un like se la storia vi ha emozionati, iscrivetevi a Mania delle serie turche e attivate le notifiche. Continueremo a raccontarvi il dietro le quinte del loro mondo, con sincerità e rispetto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon anno!